Ciao belli, ecco 5 cose di cui non mi piacciono della mia Clio RS. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. Punto numero 1, il cambio. Cambio, purtroppo sulle Clio RS MK4 fanno solo cambio automatico sequenziale, però tu puoi selezionare la modalità, nel senso che tu puoi scegliere se lasciare fare tutto a lei oppure cambiare con il paddle al volante in questo modo, spostando la leva da destra a sinistra. Entra in modalità manuale tra virgolette e tu potresti teoricamente cambiare con il paddle, ma come tutti sappiamo i cambi automatici tendono a prevedere un po' le intenzioni di chi è alla guida. Quindi se io come adesso sono in quarta marcia, dovessi schiacciare completamente l'acceleratore fino in fondo, lei in automatico scala in questa maniera. In automatico mi ha scalato 2 marce e io questa cosa non la sopporto assolutamente. Cioè, se io sono in modalità manuale, ti devi fare i cazzi tuoi, devi lasciarmi in quarta marcia e accelerare fino in fondo e basta, non devi scalarmi di marcia, dovresti lasciarmela in quarta accelerando fino in fondo. Invece no, tutte le volte succede questa cosa. L'unico modo per togliere questo comando è mettere l'auto in modalità race, si disattivano i controlli e anche questo tipo di comando non avviene. E qui arriviamo al punto numero 2. A causa di questo cambio automatico abbiamo poca coppia. Sulla versione 200 cavalli sono solo 240 Nm di coppia e si notano dalla terza marcia in poi, perché dalla prima e seconda si ha una bella accelerazione, progressione ai bassi, ma dalla terza in poi si sente che ha bisogno di un po' più di cattiveria e a causa di questo cambio si ha purtroppo questo limite. Farebbe male almeno un 40-50 Nm di coppia in più. Punto numero 3, la postazione di controllo infotainment. Sembra che ti abbiano piazzato qui un tablet che sporge dietro, hai lo spazio dietro vuoto. A me esteticamente non è che mi piaccia proprio tantissimo, avrei preferito piuttosto che l'avessero montato come sulla Megane, che è tutto incastrato, incastonato dentro. Invece in questa maniera ti ritrovi questa specie di tablet così che sporge fuori, non un granché. Poi a livello di funzionalità fa il suo dovere. Punto numero 4, il sound. Lasciate perdere adesso che la mia ha lo scarico modificato e aperto, ma da originale assolutamente tappata. Niente, cioè uno schifo, veramente brutto. Anche in modalità sport si ha un po' di miglioramento grazie anche agli scoppietti in rilascio, ma a livello di sound io mi ricordo che quando si accelerava si sentiva solo la turbina che soffiava e sembrava di avere in mano un aspirapolvere. Quindi prima cosa secondo me da cambiare assolutamente su un'auto sportiva, e comunque si parla di un'auto sportiva da 200 cavalli, non si parla ovviamente di macchine da 400-500 cavalli, ma mi aspetto di avere almeno un po' di sound in più rispetto alla versione standard. Lo scarico, quindi prima cosa assolutamente scarico da cambiare, non ci siamo per niente. Punto numero 5, io ricordo che nelle versioni precedenti delle Clio RS si differenziavano dal fatto che le Clio RS avessero dei passaruota allargati
rispetto alla versione standard, e invece su questa non c'è. L'hanno fatta sulla Megane RS, ma sulla Clio RS no. Perché mai dovremmo farlo sulla Clio RS? E invece era cosa buona e giusta secondo me fare anche questo tipo di lavoro sulla versione RS, esteticamente più cattiva, con le prese d'aria dietro e un'altra visione secondo me a livello estetico. Purtroppo danno in dotazione il kit estetico per allargare la carreggiata, ma ti costa 2000 euro, solo le parti estetiche da applicare alla carrozzeria. Poi devi ovviamente montare dei distanziali, perché sennò hai le ruote troppo interne e quindi ci sono altri soldi da spendere. Quindi avrei preferito piuttosto che l'avessero fatta direttamente Renault, avrebbe dato un tocco racing in più secondo me. Bene ragazzi, questo breve video è finito. La prossima volta dirò le 5 cose che mi piacciono della Clio RS. Non guardiamo solo i lati negativi, ha anche dei lati positivi. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e ci vediamo a un prossimo video. Ciao belli!